Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ProCamper. Oggi parliamo di un boiler diverso, ovvero il Truma Therm. Truma Therm che cos'è? È un boiler molto semplice, generalmente utilizzato nelle roulotte, posto in linea con la tubazione del riscaldamento, e questa è la cosa molto interessante, mi ha colpito proprio per questo e l'ho voluto proporre a un cliente che ha questo tipo di esigenza. Adesso lo andremo a vedere insieme, come è strutturalmente costruito, quali sono le componentistiche e come è fatto. Prima di fare ciò però mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, Truma Therm si presenta in questa bella scatola di cui adesso facciamo l'unboxing. Tendenzialmente abbiamo quindi l'immagine del dispositivo visto da di fronte e visto di lato. Vedete qua, questa è la cosa interessante che poi andremo a vedere insieme, e questo è il comando per l'accensione. Fondamentalmente è un boiler che contiene 5 litri di acqua, riesce a scaldare l'acqua da orientalmente da 15 a 65 gradi in circa 50 minuti, presenta una resistenza da 300 watt, quindi è anche relativamente economico e può essere installato su impianti che presentano una pompa non a pressostato, perché adesso andremo a vedere il materiale di cui è fatto. Lo apriamo un attimo. Chiaramente è adatto ovviamente più a un campo roulotistico, perché nel caso dei camper abbiamo, diciamo, altre soluzioni sicuramente più efficienti, più comode, però in alcuni casi secondo me può avere un suo senso. Allora, tiriamo fuori innanzitutto l'unità, molto semplice, molto leggero, è costruito in plastica. Questa parte esterna che ruota è semplicemente un coperchio per evitare il contatto, diciamo, diretto. Poi lo apriamo un attimo e ve lo faccio vedere. Ci danno le istruzioni, che sono istruzioni di utilizzo, le istruzioni di installazione, e poi ci danno questa targhetta da porre in prossimità del boiler con le solite avvertenze della Truma, la cornice per il comando nella scatolina, io l'ho già aperto, chiaramente l'ho già provato, e poi ci danno due rubinetti. Vi spiego che cosa servono. Adesso leviamo la scatola e vi faccio vedere. Prendiamo l'unità. L'unità principale è costituita appunto da un cilindro in plastica. Questo mantello lo apriamo, vi faccio vedere proprio come è fatto, perché è molto semplice. Eccolo, lo possiamo aprire. Come vedete, anche la parte, ci sono dei dentini qui, si può aprire. Anche la parte interna è costituita da plastica, principalmente è PP caricato M20, quindi polipropilene caricato M20, con due ingressi e due uscite, diciamo 4 portagomma fondamentalmente. Il primo portagomma serve per l'ingresso dell'acqua fredda, il secondo in alto per il prelevamento dell'acqua calda, e gli altri due invece servono per lo svuotamento. In uno abbiamo proprio la possibilità di svuotare, quindi mettiamo un tubo nella parte bassa con la nostra valvola e aprendo la valvola svuotiamo il boiler, ma dobbiamo fare entrare l'aria all'interno, quindi la seconda valvola viene messa chiaramente in genere in prossimità del boiler. Aprendo la seconda diamo modo all'aria di entrare dentro e quindi consentire lo svuotamento completo del boiler. Quindi questi due servono semplicemente, diciamo, di servizio, non sono di utilizzo. Leviamo, rimettiamo qua. Abbiamo la piedinatura per il fissaggio, abbiamo la resistenza 300 watt, quindi è una resistenza non particolarmente grande, quindi abbiamo tranquillamente la possibilità di collegarla al campeggio senza problemi, senza aver paura che la colonnina scatti. La cosa che a me in realtà ha entusiasmato, tra virgolette, di più, anche perché se qualcuno mi segue da un po' di tempo sa perfettamente che io amo la non dispersione dell'energia, generalmente l'utilizzo completo dell'energia. L'ho fatto questo discorso anche quando abbiamo presentato lo scambiatore di calore in viaggio, ovvero prelevo il calore generato dal motore e lo utilizzo per riscaldare l'ambiente interno invece di buttarlo nell'atmosfera. Questa cosa secondo me è molto intelligente, che quasi tutti i dispositivi dovrebbero
perseguire. In questo caso abbiamo la possibilità di mettere in linea il boiler all'interno della tubazione, quindi vi prendo il tubo, eccolo, supponiamo che noi abbiamo la tubazione del riscaldamento perimetrale lungo il camper che si dirama, che riscalda il nostro ambiente, camper o roulotte ovviamente, e quindi questa aria che viene introdotta all'interno, come vedete, tra l'altro è fatto anche molto bene, presenta uno scambiatore all'interno, questa alettatura che facilita il riscaldamento dell'acqua all'interno, e questa è una cosa molto interessante perché io utilizzo il calore della stufa per aiutare il riscaldamento dell'acqua mediante la resistenza. Adesso andiamo un attimo ad aprire la resistenza e vi faccio vedere semplicemente come è fatto, niente di trascendentale, una semplice resistenza, però vi faccio vedere come è fatta. Ecco qua la nostra resistenza, semplicissima, come vedete, resistenza 300 watt, la possiamo tranquillamente utilizzare appunto anche in campeggio, quindi è una cosa molto semplice. Dentro c'è direttamente l'acqua, fondamentalmente all'interno si vede proprio la camera in cui, il cilindro in cui è contenuta l'acqua. Adesso lo richiudiamo, l'ho fatta vedere giusto per curiosità. Bisogna fare un pochino di attenzione perché l'alloggiamento dell'o-ring è molto importante, considerate che è l'o-ring che fa tenuta in tutto il nostro boiler, quindi questa è una cosa che non bisogna fare, mi raccomando. Ecco qui il nostro boiler, adesso lo rimontiamo diciamo la copertura. A chi è adatto questo dispositivo? È adatto a installazioni su roulotte per, diciamo, ampliare il range di utilizzo dell'impianto idraulico con l'acqua calda, appunto, in maniera semplice, oppure per piccole installazioni su veicoli, come nel caso nostro, con piccoli furgoni, allestimenti particolari che hanno la possibilità di supportare questo tipo di wattaggio. Considerate che 300 watt orientativamente, per darvi un'idea, 12,5, ho circa 24-25 ampere l'ora, quindi insomma se si ha un buon pacco batterie litio si può tranquillamente anche supportare un assorbimento del genere. Ok, adesso vi faccio vedere come funziona, anche se ovviamente non lo accenderemo. Faccio vedere come funziona, come si alimenta e come va fatto il collegamento. Ciao, dimmi, che vuoi? Te la stai vedendo? È molto bello, eh? Ieri ho fatto tutta la ripresa, non era a fuoco. Controlla un attimo se è a fuoco o meno. Abbiamo collegato la 220 volt, il collegamento è molto semplice, si collega la 220 volt dall'esterno e dal lato si mette la resistenza e dall'altro lato mettiamo il comando. La cosa è veramente molto semplice, vi metto lo schema qui in sovraimpressione. Quindi come vedete si accende, inizia il riscaldamento. Considerate che per riscaldare questi 5 litri d'acqua da circa 15 gradi fino a 65 gradi, la temperatura massima raggiunta dal boiler, noi circa spenderemo più o meno una cinquantina di minuti, 45-50 minuti. Logicamente la cosa interessante è la possibilità di invece di scaldare mediante la tubazione. La mattina ovviamente avremo a stufa accesa durante tutta la notte, avremo l'acqua già calda ovviamente, poi accendendo la resistenza abbiamo la possibilità di scaldarla ulteriormente, però questo è un metodo molto interessante, ve l'ho detto all'inizio. Ok, allora questo è il tutto, adesso lo stacco altrimenti rimetto tutto a posto, rimuovo tutto questo e me lo vado a installare. Quindi per la presentazione di questo prodotto oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo, e con il boiler Truma ci vediamo alla prossima.